Ciao, io sono Phil Pill e oggi stiamo nell'unico deserto d'Europa, il deserto de Tavernas. Ma prima di arrivare qui ho fatto scalo ad Ibiza perché sono un poraccio e per confermare questo aspetto ho dormito in aeroporto. Arrivato poi a Madrid e preso il bus fino ad Almeria con BAM, accomunato al Flixbus per l'assenza di calzini dei passeggeri e conseguente odore e doppi tagli più interessanti dal punto di vista tricologico che abbia visto nella mia vita, ho raggiunto il nostro autista guida Cavi, un mio amico murziano che non vedevo da 6 anni, conosciuto nel mio primo campo di volontariato internazionale in Galizia, dove recitavo come attore, voi direte anche sti cazzi. Quando pensate a Cavi guardate al vostro immaginario, il ragazzo spagnolo, non quello degli Erasmus, del pischello spagnolo che vi procura orchide con reggaeton e aperitivi con cerveza che partono alle 19 e finiscono 12 ore dopo, ma quello del giramondo che ha vissuto in 18 paesi sculati e che ha una leggera identità di sinistra. Javi de Murcia, amigo del artista, trabajado en Camerún, en Yemen y he estado viajando principalmente por Sudamérica. Y voy a seguir trabajando durante un tiempo, no sé dónde, a ver dónde toca. Il deserto è stato il set della maggior parte dei film spaghetti western negli anni 60, ma ci ritorneremo dopo. La prima cosa che salta all'occhio è che in posti come questi è pieno di roulotte, van, case momentanee che di solito ospitano gli elementi più interessanti dal punto di vista antropologico per le storie che portano e forse qualche cook di meth. La seconda cosa è la vastità del deserto e il non essere abituati ad un habitat del genere. La vastità poi è un tema ricorrente nella Spagna, dato che ha un territorio enorme, ma con una densità di popolazione che è negli ultimi posti in Europa. Ma voi vi chiederete, ma come si è formato sto deserto? La formazione del deserto qua si deve a delle condizioni molto particolari, cioè al fatto che sia circondata da 3 catene montuose, la Sierra de la Lamilla, la Sierra de los Pilabres e la Sierra Nevada, che impediscono che le correnti del Mediterraneo arrivino fino a qua e portino un clima umido. Quindi praticamente hanno creato questa zona, questo embargo, che insomma c'ha un clima completamente differente rispetto alle zone circostanti. Diciamo che il tutto si deve aggiungere anche al fatto che sopra i picchi di 800-900 metri qua spira un vento chiamato Favonio che è molto secco e molto arido e questo rende il clima ancora di più desertico. Diciamo che è un qualcosa a metà tra un deserto temperato e un deserto di tipo siriano, cioè qua ci sta a stagione dei 6 mesi delle piogge come ci sta ai tropici e quando piove, piove per fa male. Ma quindi Ermolise, a Sicilia, fra 50 anni, entro il 2100, potrebbero diventare come il deserto de Tavernas? La prima cosa che bisogna differenziare è un deserto che si è formato per queste ragioni, per motivazioni climatiche molto antiche, e i processi di desertificazione che stanno avvenendo oggi come catalizzati, velocizzati dal cambiamento climatico. Sicilia e Puglia, insieme a Campania, Molise e Sardegna, sono le regioni più a rischio di desertificazione in Italia. Ora, ma cos'è la desertificazione? Nella Convenzione contro la desertificazione è definita come land degradation in arid, semi-arid and dry subhuman areas resulting from various factors, including climatic variation and human activities. I fattori principali sono piogge irregolari, suolo impoverito in materia organica e mancanza di acqua per il terreno, mentre le attività umane che hanno maggiore impatto sulla desertificazione sono il sovrappascolo, la coltivazione intensiva, la deforestazione e il sistema di irrigazione poco funzionanti. Ora, il grande problema dell'Italia, oltre ai fenomeni macroclimatici, è molto legata all'acqua. La maggiore percentuale per perdite idriche ce l'ha Catania con il 54,7% delle acque che vanno perse e poi Bari con il 51,2%, più della metà dell'acqua erogata. Secondo i dati Istat al 2018 a livello regionale spicca l'Abruzzo e l'Umbria per percentuale di perdite idriche sull'acqua erogata, che superano più del 50% del totale. In questo senso le soluzioni più importanti vanno dall'efficientamento della rete idrica, alla raccolta dell'acqua piovana, alla dissalazione. Mentre per altre zone del mondo esiste il tema della forestazione, la forestation, che è un tema con benefici ma anche tanti limiti, uno su tutti il Green Wall nel Sahel e i piani di afforestazione in alcune regioni desertiche della Cina, come nella Mongolia inferiore. E anche a Tabernas da qualche anno sono partiti diversi progetti di afforestazione. Comunque, dopo sto pippone riprendiamo il nostro sentiero per scoprire mini Hollywood ed entrare nel mondo western. Il deserto de Tabernas era praticamente il set principale degli spaghetti western degli anni 60, da trilogia di Sergio Leone fino a Lawrence d'Arabia. Questo era il set principale insieme a l'Abruzzo, Campo Imperatore, Monti Sibruini, Amaiella. Per esempio a Campo Imperatore la scena della facciolata con Terence Hill è girata proprio lì, sulla piana di Campo Imperatore. Qua stiamo in un deserto vero e proprio e là stiamo in zone brulle che hanno aiutato. Ma ripeto, essendo dei pezzenti, in questo caso invece di pagare 40 sbleuri per quello che troveresti a Luna Park insieme ai calci in culo, superiamo una barra che ci vieta l'ingresso per raggiungere
raggiungere un set abbandonato e dopo aver passato la città di Tabernas con le sue influenze medio orientali, scene fotograficamente mercuriane tra bambini, lenzuola stesi, campane e galli, e aver incontrato per il deserto qualche forma di vita animale come le codornici, arriviamo in quello che rimane della città western di El Condor. Adesso scopriremo quello che succederà. Costruita nel 1969 proprio per il primo film western, El Condor, dove hanno anche girato quella damarrata di Conan il Barbaro con il futuro governatore della California, che magari trovate alle 16 trasmessa su Rai Movie o alle 3 su Iris, perché si ritrova nella casa della nonna a Ciucco dopo una mangiata di Ferragosto. La struttura come la vediamo oggi aveva già perso tanto dell'originale nell'88, quando girano Un dollaro per morire con Jane Quintano, ed uno degli ultimi film girati risale al 2001 con Honolulu Baby di Maurizio Nichetti. E questo è quello che rimane. Questo dà spazio anche a un potenziale servizio del TG1, qualche maceria, qualche relitto, questo lo scenario tristemente drammatico che appare ai nostri occhi della struttura originaria del Condor, costruita nel 1969. Lo scenario è assurdo, è veramente uno scenario surreale, vedere un set abbandonato. Una battaglia nel riparto di competenze, quello tra la provincia di Almeria, la regione andalusa e lo Stato spagnolo, di chi sia irresponsabile nel dover restaurare la struttura, un tempo, un luogo d'oro. C'è da dire che altre parti del deserto sono state ancora utilizzate come set per film recenti come Assassin's Creed e Terminator Destino Oscuro, e anche Tarantino ha manifestato il desiderio di visitarla per ambientarci il prossimo film. Noi abbiamo cercato di ricreare la spettacolosità delle scene girate nella struttura de Il Coyote. Hanno lasciato nulla all'interno del salone. È rimasto un fottuto pellirosso nel salone, cazzo. Dopo esserci lasciati il set alle spalle senza nessuna conseguenza a parte le ferite da pistola, superati i palmeti, lasciamo il deserto e ci aspettano 6 ore di macchina con sconosciuti interessanti verso Siviglia, ma questo lo vedrete nel prossimo episodio, tra foga calcistica per vittoria del Betis in Copa del Rey, giornate flamenche, un viaggio con un altro compagno di viaggio tra Cibo Andaluso e la visita al parco più importante per il cielo in Europa, ma questo lo potrei montare soltanto se questo episodio arriva almeno a 1000 visualizzazioni, se no chi mo' va a fa. Quindi mettete un mi piace, lasciate un commento, ditelo ai vostri amici, giratelo su Instagram, insomma fate quello che è in vostro possesso rispetto ai vostri orari lavorativi.